Bentornati su Segreti Turchi, il vostro angolo sicuro per storie che bruciano, verità non filtrate e momenti che restano nella memoria. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e, se volete sostenerci ancora di più, cliccate su Unisciti per entrare nel nostro cerchio più vicino. Oggi vi portiamo in una stanza piena di luci e aspettative, perché ciò che è accaduto durante un recente evento stampa internazionale con Gökberk YLDRM, con accanto Cemre Arda, ha lasciato attoniti giornalisti, fotografi e persino il traduttore. All'inizio sembrava una conferenza come tante. Un salone maestoso, file di sedie occupate da reporter venuti da ogni parte del mondo, telecamere pronte, microfoni puntati e quel brusio elettrico che anticipa i momenti che contano. Lui, Gökberk YLDRM, è entrato con passo sicuro, abito impeccabile, lo sguardo diretto di chi non teme gli occhi degli altri. Accanto a lui, leggermente arretrata, c'era Cemre Arda, elegante, composta, una presenza che non invade ma sostiene. Il saluto è stato semplice e cortese, quel sorriso contenuto che promette gentilezza ma non debolezza. La routine delle domande e delle risposte ha preso avvio lentamente, come un orologio che trova il suo ritmo. Curiosità sul progetto che stava promuovendo, domande sull'agenda internazionale, qualche nota leggera sul rapporto con i fan. Gökberk ascoltava con attenzione, rispondeva senza fretta, con quella calma che si conquista quando non c'è nulla da dimostrare. Ma in mezzo a quella scia prevedibile, una voce ha squarciato l'aria, un giornalista, forse spinto dall'ambizione o dal desiderio di un titolo che scotti, ha chiesto a bruciapelo: dicono che la tua immagine pubblica sia solo una messa in scena. Tu cosa ne pensi? Il tempo si è fermato. Le dita che premevano i pulsanti delle macchine fotografiche si sono irrigidite. Il traduttore ha sollevato il microfono e l'ha tenuto sospeso a mezz'aria. Quel tipo di domanda non è solo una trappola, è una lama che prova a incidere la superficie lucida di una carriera. Qualcuno si aspettava la solita manovra diplomatica, il sorriso cortese e una risposta sviante, preparata da un ufficio stampa. Ma Gökberk non è il tipo che si nasconde dietro i vetri fumé. Ha inarcato appena un sopracciglio, ha ripetuto piano, una messa in scena. E poi, con una calma che conteneva una forza inattesa, ha dichiarato: io non recito quando si tratta della mia vita. La verità non ha bisogno di costumi. Chi finge, teme di essere visto. Io no. Per un battito lungo e silenzioso, nessuno ha osato muoversi. Il traduttore, colto di sorpresa, ha ripreso fiato e ha tradotto parola per parola, con una voce che tradiva emozione sincera. Le sillabe cadevano pesanti, come monete preziose su un tavolo, e nella sala si disegnava un sorriso trattenuto, quasi stupito. Non c'era il copione di un attore che vuole sembrare profondo, c'era un uomo che stava parlando senza paracadute. La temperatura emotiva è cambiata all'improvviso. La tensione si è sciolta come ghiaccio sotto il sole. Gökberk lo ha percepito e si è lasciato andare a un lampo di ironia. Tutti si aspettano che io sia serissimo, sempre. In realtà adoro ridere. A volte il sorriso è l'armatura più intelligente. In prima fila, qualcuno ha riso per primo, poi un mormorio divertito ha attraversato le sedie e gli obiettivi hanno ricominciato a scattare. La conferenza, rigida e prevedibile fino a pochi minuti prima, stava diventando una conversazione vera. E in quell'istante, un dettaglio che molti hanno notato, la mano di Cemre Arda che sfiorava il braccio di Gökberk, un gesto breve, complice, il modo più discreto per dirgli sono qui. Le domande, però, non si sono fermate. Un altro giornalista, ancora sospeso tra curiosità e scetticismo, ha domandato: quindi tutto ciò che leggiamo nei media su di te è reale? Gökberk ha risposto senza indietreggiare: perché non dovrebbe esserlo? Se parliamo di storie inventate, è un altro discorso. Io non ho bisogno di indossare una maschera per piacere. Preferisco pagare il prezzo della sincerità piuttosto che quello dell'approvazione a ogni costo. Il traduttore, visibilmente più attento, ha scelto le parole con cura, come se stesse trasportando qualcosa di fragile. A quel punto l'evento non era più solo un incontro con la stampa,
Era diventato un messaggio. Una dichiarazione che, lo sapevamo, avrebbe fatto il giro del mondo. E infatti, la mattina seguente, i titoli hanno dominato portali e prime pagine, l'onestà che zittisce una sala. Goldberg YLDRM sceglie la verità all'immagine. Anche il traduttore resta senza parole. Per il pubblico non è sembrato l'ennesimo scatto d'orgoglio di un volto famoso. È apparso come un momento rivelatore. I fan hanno riempito i social di commenti, non per difendere il loro idolo, ma per ringraziarlo. Su X il suo nome è salito tra i trend per ore, mentre su TikTok i clip con l'esitazione del traduttore sono esplosi in visualizzazioni, montati con sottotitoli e rallenti, come per prolungare l'istante in cui la sala tratteneva il fiato. Su Instagram, tra cuori e frasi brevi, la sintesi di molti era chiara, finalmente qualcuno che non si nasconde. Chi conosce Goldberg da vicino non si è stupito. Un amico ha raccontato sottovoce ai cronisti, lui è così anche fuori dai set. Dice quello che pensa, non per ferire, ma perché non sa recitare quando si tratta di realtà. E chi lo ama lo capisce. Gli altri spesso fraintendono. Quella frase ha colto un punto che i fan di lunga data riconoscono. Dietro gli scatti perfetti c'è una persona che non delega a nessuno la scrittura del proprio racconto. E accanto a lui, da tempo, c'è Cemre Arda, che non fa da cornice ma da specchio sincero. Chi li segue lo sa. Nelle loro condivisioni non c'è l'ossessione della perfezione, c'è la quotidianità che entra e esce dallo schermo senza finti filtri. In un sistema dove spesso le parole passano attraverso uffici stampa e consulenti d'immagine, quella autenticità è sembrata un atto di disobbedienza gentile. Non un urlo, non una sfida ostentata, una postura calma, diritta, che non chiede scusa per la verità. Quando lui ha detto io non recito nella mia vita, la sala ha capito che non era un colpo di teatro. Era la rinuncia consapevole alla finzione fuori scena. La sera, all'uscita dell'hotel, i flash hanno trasformato il marciapiede in un corridoio di luce. Goldberg camminava a passo costante, Cemre gli teneva il ritmo, guardando avanti. Qualcuno ha gridato, ti penti di quello che hai detto oggi? Lui si è fermato un istante, ha accennato un sorriso pacato e ha risposto, se ho un rimpianto, è di non aver abbracciato prima quello che sono davvero. Non serviva altro. Quella frase ha chiuso il cerchio, consegnando all'episodio la sua ultima, definitiva sfumatura. Eppure, c'è un dettaglio che continua a tornare nei racconti dei presenti. Non è la rigidità iniziale della sala, non è neppure lo sguardo stupito del traduttore. È un frammento che sembra piccolo e invece dice tutto, quando il brusio è ripartito, quando l'aria si è fatta di nuovo respirabile, quando i giornalisti hanno ridato voce ai loro appunti, Goldberg ha cercato per un attimo lo sguardo di Cemre. In quel lampo d'intesa c'era la certezza di non essere da solo, e forse è questa la levigata essenza del loro legame pubblico, non spettacolo esibito, ma sostegno reale, quello che non ha bisogno di applausi per esistere. Nei giorni successivi, i commenti si sono moltiplicati e si sono fatti più profondi del solito. C'era chi scriveva di prendere coraggio dal suo esempio, chi ringraziava per aver dato parole a una sensazione che molti provano e pochi confessano, la fatica di piacere a tutti. C'era chi raccontava di aver rivisto in quella risposta l'eco di conversazioni private mai condivise. E c'erano anche le voci scettiche, come naturale, sarà stata preparata. Era tutto calcolato. Ma a rivedere le immagini, la rigidità improvvisa del respiro collettivo, il tremito della voce del traduttore, la risata che nasce piano e poi dilaga, c'è qualcosa che sfugge ai copioni. Se la parola autenticità è stata abusata, quel giorno ha ritrovato una forma nitida. Non come slogan, ma come scelta precisa. Una scelta che, paradossalmente, non fa rumore, si siede, risponde, accetta le conseguenze. E in quella semplicità si nasconde la rivoluzione. La stessa che si infiltra nelle loro storie social, quando un backstage non perfetto resta com'è, quando un dettaglio domestico entra nella cornice senza che nessuno lo spinga fuori. È così che la coppia ha continuato a raccontarsi, senza strafare, senza farsi scudo di parole in prestito.
Ne parliamo qui perché questo spazio è nato per inseguire ciò che brucia sotto i riflettori, non la cenere che scende appena i flash si spengono. E quello che è successo in quella conferenza, con Goldberg al microfono e Cemre pochi passi più in là, ha rimesso le cose a fuoco. La fama può essere un sipario, ma non lo è per forza. Può diventare una finestra se chi la attraversa decide di non recitare fuori dal set. C'è una frase che è rimasta, rimbalzata da uno schermo all'altro: preferisco pagare il prezzo della sincerità. È un filo che si annoda con tutto il resto. Non è un assalto a chi fa scelte diverse, non è una condanna. È una postura che chiede di essere letta per quello che è, il rifiuto di travestirsi per piacere. E qui sta il punto. Non servono muri a protezione, serve solo coerenza. Così, col passare delle ore, l'episodio si è trasformato in qualcosa di più grande di un momento virale. Non è rimasto confinato in un titolo. È sceso nei commenti, ha acceso discussioni, ha fatto parlare chi di solito ascolta soltanto. E quando le luci della sala si sono spente, quando le poltrone sono tornate vuote e le porte si sono chiuse, quello che è rimasto è stata un'eco semplice, quasi ostinata: essere veri non è uno slogan, è un lavoro quotidiano. Questa, alla fine, non è soltanto la cronaca di una conferenza stampa. È il riflesso di ciò che significa mostrarsi senza filtri, accettare di non controllare tutto, scegliere di non piacere a chiunque. E nel cammino pubblico di Goldberg YLDRM e di Cemre Arda, quel riflesso diventa una bussola. Guidare non urlando, ma restando dritti. Sorridere non per dovere, ma perché si è deciso di non trasformare la vita in palcoscenico quando non serve. E adesso tocca a voi. Quello che avete visto nei loro gesti e nelle loro parole, per voi è stato coraggio o imprudenza? Vi sentireste di dire la stessa cosa davanti a una sala piena, sapendo che il mondo osserva? Scriveteci nei commenti, qui a Segreti Turchi leggiamo sempre, discutiamo, rispondiamo. Se questa immersione nel dietro le quinte della verità vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi a Segreti Turchi e, se volete, premete unisciti per aiutarci a portarvi storie ancora più esclusive. Da queste parti non rincorriamo semplicemente il pettegolezzo, cerchiamo l'anima che batte dietro la luce dei riflettori.